Oggi Alberto ci racconta la sera in cui il suo migliore amico è entrato nel suo studio, fradicio di pioggia, e non ha voluto sedersi. Dopo 23 anni di matrimonio, la verità gli è arrivata così. Ma vi avverto, quello non era il colpo peggiore. Il peggiore l'ha trovato da solo, in un documento che per lavoro apre ogni giorno, e non è quello che pensate. Sentirete anche come ne è uscito, un martedì alla volta. Alberto si è messo a nudo per raccontarci tutto. Aiutami a portare qui altre storie così. Lascia un like, a te costa un secondo, per noi vale moltissimo. Voi vi fidereste dell'uomo che ha tenuto in braccio vostra figlia al battesimo? Io mi sono fidato per 17 anni. Si chiamava Corrado. Era il padrino di Martina, mia figlia. Sedeva alla mia tavola ogni Natale, sempre allo stesso posto, quello vicino alla finestra, e portava sempre il vino giusto. Lo sceglieva lui, perché di vino se ne intendeva. Aveva un'enoteca in Porta Romana. Di altre cose, ho scoperto poi, se ne intendeva anche di più. Mi chiamo Alberto, ho 41 anni, faccio il commercialista a Milano. Studio in zona Loreto, secondo piano, la targa d'ottone sul portone che lucidava ancora mio padre. Silvia l'ho sposata che eravamo ragazzini, io 18 anni, lei 19. Tutti dicevano che non saremmo durati un inverno. Siamo durati 23 anni. Ero quello che agli amici sembrava fortunato. Il matrimonio solido, la figlia in gamba, i conti in ordine. I conti. Io faccio quadrare i conti di mezza Milano di mestiere. Non sapevo leggere quelli di casa mia. Silvia è una donna che si nota. 42 anni, portati come 30, i capelli scuri lunghi, un modo di ridere che riempie la stanza. Quando entrava in un posto, le teste si giravano. E io, lo ammetto, ne andavo fiero. Pensavo, guardate pure, tanto stasera torna a casa con me. I segnali c'erano tutti. Adesso li vedo, allineati come le voci di un bilancio. Il corso di Pilates del giovedì sera, che certe volte finiva alle 11. Il telefono che da un giorno all'altro ha cominciato a dormire a faccia in giù sul comodino. Un profumo nuovo che non le avevo regalato io. I weekend a Torino dalla sua amica Paola. 2-3 volte in un autunno. Io firmavo bilanci fino alle 9 di sera e le mandavo il messaggio di sempre. Arrivo tardi, non aspettarmi per cena. Lei rispondeva sempre con lo stesso cuore rosso, puntuale come una scadenza fiscale. Poi è arrivato un giovedì di novembre. Pioveva, di quella pioggia milanese che non finisce mai. L'ultima cliente era appena uscita. La stampante macinava un unico di dichiarazione e io stavo pensando che a casa c'era il risotto avanzato. Ha suonato il citofono. Era Gianni, il mio amico di sempre, quello delle uscite in bici la domenica mattina da 20 anni, quello che alla mia festa dei 40 aveva fatto il discorso facendo piangere tutti. È entrato fradicio, non si è tolto il giaccone, non si è seduto. Ha detto: siediti tu. Ho riso. Ho pensato a un problema suo, di soldi, di lavoro. Poi ho visto che tremava. 3 settimane fa ero a Torino per lavoro, ha detto, guardando il pavimento. Ho visto Silvia, in un albergo. Non era sola. Il termosifone ticchettava. La stampante ha finito il suo ciclo e si è fermata. E nel silenzio ho sentito la mia voce chiedere con chi, come se fosse la voce di un altro. Gianni ha alzato gli occhi. Erano rossi. Era con Corrado. Poi si è messo a piangere, in piedi, in mezzo al mio studio. Sono andato da lui. Mi ha supplicato di non dirti niente. Mi ha giurato che era una cosa finita. Ho aspettato 3 settimane perché speravo di essermi sbagliato. Non mi ero sbagliato e questa cosa mi sta mangiando vivo. Non ricordo di avergli risposto. Ricordo le mani fredde sulla calcolatrice
che stringevo senza motivo. Ricordo di aver guidato per 2 ore senza meta, la tangenziale, le luci gialle, i tergicristalli. Sono rientrato alle 2 di notte. Silvia dormiva con un braccio fuori dalle coperte. Il respiro tranquillo di chi ha la coscienza leggera o l'abitudine alle bugie. Sono rimasto sulla porta della camera a guardarla. Non ho detto niente. Il giorno dopo ho riscaldato la stessa tazza di caffè 4 volte senza berla. Prima di parlare, ho fatto quello che so fare. Ho verificato. Deformazione professionale. Ho chiamato la palestra del Pilates con una scusa. La segretaria è stata gentile. La signora aveva disdetto l'abbonamento a settembre dell'anno prima. 14 mesi. 14 mesi di giovedì sera, di cuori rossi, di risotto tenuto in caldo. 14 mesi. Il sabato mattina Martina era a studiare da una compagna. Silvia preparava il caffè, di spalle. Ho chiesto: com'era l'albergo, a Torino? Il cucchiaino si è fermato a mezz'aria. Che cosa? Il Pilates l'hai disdetto 14 mesi fa. Ho chiamato. Ha negato per 30 secondi. 30 secondi esatti. Li ho contati sull'orologio della cucina, quello che avevamo comprato a Lisbona. Poi si è seduta e ha detto piano: non l'ho cercato, è successo. Le cose non succedono per 14 mesi, ho risposto. Per 14 mesi le cose si scelgono. Ha pianto. Ha giurato che era finita, che voleva dirmelo lei, che era stata una follia. Ha detto: non buttare via 23 anni, come se a buttarli fossi io. Delle settimane dopo non vado fiero. Ho dormito nello studio di casa, sul divano letto che usavamo per gli ospiti. Tenevo una bottiglia di whisky nel cassetto delle fatture, in ufficio. E certe sere il livello scendeva troppo in fretta. Di notte, quando lei dormiva, le controllavo il telefono. Conoscevo il codice. Era il compleanno di Martina. Non trovavo niente, perché chi mente da 14 mesi impara a pulire. E non trovare niente era peggio che trovare qualcosa. Un sabato pomeriggio sono entrato nell'enoteca di Corrado. C'erano clienti, una degustazione, i calici allineati. L'ho preso per il bavero sopra il bancone e 2 bottiglie sono cadute e si sono rotte. Alberto, lascia che ti spieghi, diceva. Le hai tenuto la testa al battesimo, gli ho detto. Le hai tenuto la testa. Mi hanno tirato via in 3. Non ne vado fiero, ma non me ne pento del tutto, e anche questo è vero. Poi è cominciato il tira e molla, che è la parte che nessuno ti racconta, perché 23 anni non si spengono con un interruttore. Silvia sembrava sincera. Abbiamo iniziato una terapia di coppia in via Vitruvio, il mercoledì. Siamo andati un weekend a Camogli e abbiamo camminato sul molo come 2 estranei educati. A Natale la sedia vicino alla finestra è rimasta vuota. A Martina abbiamo detto che il padrino era in viaggio. Io volevo crederci. Volevo così tanto crederci che ci stavo quasi riuscendo. Poi è arrivato aprile, la stagione delle dichiarazioni. Il 730 di Silvia l'ho sempre fatto io, da 20 anni, con la delega al suo cassetto fiscale attiva da sempre. Cercavo la sua certificazione unica e in mezzo agli atti registrati ho visto una riga che non doveva esserci, contratto di locazione, registrato il 12 marzo. Ho aperto il documento con le mani che già sapevano. Un trilocale a Crescenzago, 70 metri quadri. Conduttori, 2 nominativi. Il primo era Silvia. Il secondo era Corrado. Decorrenza del contratto. 1 settembre. Ho guardato il calendario appeso accanto allo schermo. La maturità di Martina finiva a luglio. Mia moglie non stava tornando da me. Stava aspettando
che nostra figlia finisse gli esami. Mentre piangeva in terapia il mercoledì, il venerdì firmava un contratto d'affitto con lui. Mentre a Camogli mi teneva la mano sul molo, la caparra era già versata. Ho stampato il contratto. La stampante, di nuovo lei. La sera l'ho messo sul tavolo della cucina, sotto la sua tazza. Silvia l'ha letto in piedi. Questa volta non ha pianto. Ha detto piano: non volevo che Martina facesse la maturità in mezzo a un divorzio. E io ho chiesto: io cos'ero in questo piano? Ha esitato un secondo di troppo. Tu tenevi in piedi la casa, come sempre. Quella frase mi ha fatto più male di tutto il resto. Più di Torino, più dell'Enoteca. Ero una voce di bilancio. Costi di struttura. Quella notte ho toccato il fondo. Ho preso la macchina, ho bevuto in un bar di Viale Monza fino a chiusura e sono andato a dormire nel cortile dello studio. Il sedile reclinato, la giacca come coperta. Mi sono svegliato col bussare sul finestrino. Erano le 7:20 del mattino. Era Martina, con lo zaino in spalla, la faccia stravolta. Passava di lì per andare a scuola e aveva riconosciuto la targa. Ha detto solo «Papà», solo quello. Mi sono visto nei suoi occhi. La barba di 2 giorni, la bottiglia vuota nel portabicchieri, il padre che le faceva i problemi di matematica ridotto così. Nessuna vergogna della mia vita è mai stata così precisa. Quella mattina qualcosa si è spostato. Non è stata una rinascita da film, è stato un pensiero solo, semplice. Mia figlia non doveva vedermi così mai più. Sono salito in studio, mi sono lavato la faccia nel bagnetto e ho chiamato Franca, un'avvocata con cui collaboro da anni. Le ho detto: separazione, consensuale se possibile, e mia figlia viene prima di tutto. Silvia ha anticipato i tempi. A maggio è andata da un'amica, a settembre nel trilocale di Crescenzago. Martina ha scelto di restare con me, nella casa dove era cresciuta. Non gliel'ho chiesto io. Ha deciso da sola, a 17 anni, con una lucidità che io a 40 non avevo. La risalita non è stata una linea retta. È stata fatta di martedì. Ogni martedì alle 7 di sera, da uno psicologo vicino a Lima, a imparare a dire ad alta voce cose che gli uomini come me tengono chiuse in cassaforte. È stata fatta di carbonare bruciate perché in 23 anni non avevo mai cucinato davvero, e Martina che dava i voti. 4, papà, ma in crescita. Di corse lungo la Martesana la domenica all'alba, quando i pensieri fanno meno rumore. C'è stata una ricaduta, una sera di luglio. 2 bicchieri e ho chiamato Silvia per chiederle perché, come se esistesse una risposta che sistema i conti. Non esisteva. L'ho detto al mio psicologo il martedì dopo, e dirlo è servito più della telefonata. Con Gianni ce l'avevo per quelle 3 settimane di silenzio. Poi, una domenica, me lo sono trovato sotto casa con le 2 bici pronte. Non ha detto niente. Abbiamo pedalato fino all'Adda senza parlare, e al ritorno era di nuovo il mio migliore amico. Certe amicizie si riparano così, senza discorsi. Martina ha preso 87 alla maturità. Al ritiro del diploma c'eravamo tutti e 2, io e Silvia, a 3 metri di distanza, e va bene così. Corrado non l'ho più visto. Martina ha deciso da sola di non vederlo più. Un padrino si sceglie, ha detto, e si può anche restituire. Oggi è passato 1 anno e mezzo. Non vi dirò che sono guarito, perché certe canzoni le salto ancora, e a Natale la sedia vicino alla finestra la lascio in cantina. Ma la casa profuma del mio caffè. Martina fa design al Politecnico e la domenica cuciniamo insieme, e io dormo di nuovo tutta la notte.
Nel mio lavoro, quando una perdita è certa, non la nascondi in un cassetto, la scrivi. Fa male, abbassa tutto, ma da quel momento i numeri tornano a essere veri. Ho iscritto la mia perdita a bilancio, l'ho scritta, l'ho riconosciuta e ho aperto l'esercizio successivo. E per la prima volta, dopo tanti anni, i miei conti sono veri. Alberto dice che le perdite vere non si nascondono, si scrivono, e da lì i conti tornano a essere veri. Vale in contabilità, vale nella vita. Se questa storia ti ha toccato, qui accanto ne trovi un'altra che devi assolutamente sentire. Ci vediamo lì!